Ciao a tutti e benvenuti su Senza Fissa Dimora. Benvenuti a tutti i video amatori e le video amatrici. Oggi volevo approfondire un po' l'argomento del dopo discorso di Macron perché è un argomento che ha creato un'ondata di malessere senza precedenti. Si può dire che sia a livello di stampa, che a livello anche proprio di discorsi nella strada, sia a livello di percezione, ha destabilizzato tantissimo, ha ridestabilizzato tantissimo, usando un po' quella terapia dello shock che è stata solo qui in Francia, forse neanche col primo confinamento, forse neanche in marzo del 2020 c'è stato uno shock così nella società francese. Questo perché ha creato degli schieramenti con una ipocrisia incredibile a pensare. C'è una fetta grande di persone, per fortuna, che non si è lasciata trasportare da questo malessere, ma comunque lo ha accusato, lo ha visto entrare dalla porta di casa ed è lì che aspetta questo malessere, perché ufficialmente questo discorso, cioè gli altri discorsi che ha fatto prima, gli altri provvedimenti che lui ha preso tramite un discorso, tramite il suo primo ministro, venivano, diciamo, spacciati in televisione, buttati là e passavano subito come decreto senza neanche pensarci. Infatti c'è l'esautorazione totale del Parlamento in Francia da un anno e mezzo, come poi penso in tutta Europa. Diciamo che la Francia ha chiesto più volte di discutere alcune leggi almeno in Parlamento che sono sempre passate, tranne una volta che non è passata per 2 ore, poi l'hanno leggermente modificata ed è passata. E probabilmente questa farà uguale, nel senso che io non ho fiducia per niente nel Parlamento francese perché in gran parte è mano a Macron, quindi tramite i suoi scagnozzi. Può essere forse che posso riporre più fiducia nella Corte Costituzionale. Infatti l'unica che poi potrà dare diciamo, la botta finale, il giudizio finale su questo insieme di normative che vorrebbe appunto inserire, che adesso andiamo a analizzare un po' più da vicino perché vi devo far capire bene quello che sta succedendo perché non si è capito. Dall'Italia le notizie che passano sono vergognose, almeno altrettanto di quanto è vergognosa questo tentativo di instaurare la peggiore apartheid della storia europea, con una nonchalance, con una savoir-faire che è subdolo e infimo come mai visto. E niente, vi spiego un po' bene di che cosa sto parlando perché nel caso in cui poi questo fenomeno di questa psicopatia collettiva, di questa legge soprattutto, si propaghi in Europa, vi ho informato ragazzi, state pronti al peggio. Io non sono uno che ama spaventare, come avrete ben capito, vi invito a vedervi i miei vecchi video di cui parlo, moriremo tutti, morirete tutti, quello è un video da vedere, o Andrà tutto bene, che è un altro video da vedere, mi raccomando, che parla dei guru soluzionisti e dei guru catastrofisti. Io non sono né uno né l'altro, non lo voglio essere assolutamente, ma questo punto è veramente un apice di altissima pericolosità, è un precedente che potrebbe cambiare la storia della Francia da domani, che verrebbe, no, da domani, dalla prossima settimana, quindi non so quale data, forse 21 luglio, perché andrebbe in atto dal 21 luglio in poi partirebbe, quindi quella data lì probabilmente andrà ricordata, se passa andrà ricordata per i prossimi decenni, se nessuno farà nulla chiaramente. E vengo al punto, perché questa gravità? Perché vi annuncio questa gravità? Perché allora qui dall'Italia io ho letto legge, c'è il pass verde al ristorante, allora passa questa notizia, pass verde al ristorante. Allora, sì, pass verde al ristorante, che poi non è un pass verde qua si chiama pass sanitario, è un codice QI, QR, scusate, o un test PCR.
Già qui c'è una prima specularità, una doppia verità, cioè il codice che vi danno ve lo danno col vaccino, eh, ve ne danno un altro che non è un codice QR ma è un foglio, in alcuni casi è un codice per il test, ma i test nello stesso decreto danno un limite dei test gratuiti, dopodiché i test sono a pagamento e il costo va da 50 a 70 euro. Quindi per entrare in un ristorante, se voi non vi volete vaccinare, per il mese di agosto avrete la possibilità di farlo test gratuito, dopo no, vi costerà 50 euro andare al ristorante solo per un test. Questo è il primo fattore e questo vale per tutto. Poi perché non è vero, non è solo ristoranti, i ristoranti saranno a meno, perché bar e ristoranti sono dentro questa normativa, ma sono dentro questa normativa anche tutti i parchi giochi, i parchi di divertimento, e quindi tutti dai più piccoli ai più grandi, tutti gli avvenimenti con più di 50 persone, quindi se voi fate un matrimonio dovete avere un codice, tutti gli avvenimenti e quindi anche una piccola riunione di un comune o cinema, teatri e qui adesso arrivano le batoste, centri commerciali. Allora, i centri commerciali bisogna vedere qual è la dicitura di ognuno di loro, ma nella grandissima parte tutti quei centri dove c'è più di un'attività, quindi un supermarket e un negozietto di qualsiasi altra cosa, è un centro commerciale. Il problema è che dentro molti centri commerciali ci sono farmacie, cliniche, che ufficialmente non rientrano in queste norme, ma che ci vi rientrano per conseguenza. Mi fermo qui perché dopo l'annuncio che faccio dopo lo allungo un po'. La cosa fondamentale che dovete capire è che non è solo entrata che vi obbliga a fare essere forati e avere un codice. Non è solo chi entra, ma è anche tutti quelli che ci lavorano. Quindi tutti quelli che lavorano nei ristoranti, nei bar, nei centri commerciali, nei teatri, nei cinema, negli avvenimenti con più di 50 persone, tutti devono avere questo codice nel loro telefonino o in carta, che il codice ve lo danno nelle due eventualità, se vi forate o se vi fate un test, che il test PCR sarà valido solo cioè sarà gratuito, scusate, solo fino a agosto. Vengo all'ultima parte che è quella più pesante di tutti. Dentro questa lista ci sono, udite udite, anche gli ospedali, e cioè se io devo andare in ospedale per una qualsiasi ragione, sono sottoposto a un test o ci posso andare per non sottopormi a un test con un codice QR eh, dovuto a un'iniezione. E qui questa dichiarazione sostanzialmente ad oggi cava alla metà dei francesi il diritto di curarsi, perché se io non voglio fare né uno né l'altro non posso curarmi. E questo ha delle implicazioni di una gravità senza precedenti. Questo viene applicato appunto, come ho detto, anche per i trasporti pubblici, quindi i treni, i bus di lunga durata, gli aerei. Quindi non si può prendere un treno, non si può prendere un aereo, non ci si può curare, non si può andare in farmacia, non si può andare al supermarket, non si può andare al supermarket inteso come centro commerciale, non si può andare al cinema, non si può andare al teatro, non si può fare un avvenimento di più di 50 persone. Ora, capite anche bene che questo cerchio si stringe pesantemente attorno alla vita di ognuno, ma anche chi ha deciso qui vengo al punto della situazione che è ancora più interessante, che nessuno della stampa venduta e vomitevole che accompagna questa propaganda, nessuno ha ancora sottolineato perché non conviene, e infatti uno dei motivi per cui magari questo video vi consiglio di condividerlo il più possibile e di aspettare la fine di questo video per sapere questa cosa, cioè che questo codice che voi avete è un'applicazione, nel caso ce l'avete in digitale, o è un foglio di carta, nel caso ce l'avete cartaceo, che vi danno quando voi siete in regola con la foratura.
Cosa vuol dire essere in regola con la foratura? Vuol dire che non è sufficiente essere stati forati una volta, non è sufficiente essere stati forati 2 volte, ma chi decide quante volte vi dovete forare con questa terapia genica, vi dovete curare, che non è la parola giusta, vi dovete assumere questa terapia genica, chi lo decide sono le ditte produttrici. Perché? Perché il governo adatta di conseguenza quello che gli viene detto dalle ditte produttrici di questa merda, quante volte voi dovete essere sottoposti a questa tipologia di cura. Quindi succede che a settembre, ottobre usciranno nuove versioni di questa foratura, di questa terapia genica, in base a nuove versioni di queste problematiche che tutti conosciamo, e quindi se voi non siete aggiornati, perché questo è il termine che bisognerebbe usare, un po' come per un'applicazione di Microsoft, o come adesso non la posso dire quella parola, comunque se voi non siete aggiornati, quindi se voi non avete preso l'ultima dose di questa terapia genica, non potete più entrare al supermercato. Quindi voi magari vi trovate lì, metteranno, nel caso che succeda, metteranno un'apparecchiatura. È molto facile, ragazzi, non pensate che sia difficile che debbano mettere una persona lì a controllare, ci mettono un cancelletto come quello che può essere quello di un metro, voi dovete entrare con questo, fare scannerizzare davanti al cancelletto il vostro codice qui, dove magari c'è anche la vostra carta di credito per caso, dove magari c'è anche tutte le vostre informazioni sanitarie, il lettore dall'altra parte legge il codice qui e vi apre. Se voi non siete aggiornati all'ultima novità che va fatta qui, non potete entrare. Questo è quello che vi aspetta, scusate, questo è quello che ci aspetta in Francia se la prossima settimana viene ufficialmente, passa ufficialmente questa legge, passa in Corte Costituzionale, passa in Parlamento prima, in Corte Costituzionale dopo, e dopo sul territorio questo è quello che succederà, perché anche con la disobbedienza, anche con, capite bene che c'è una parte consistente di gente che crede a tutto quello che gli viene detto, che vedrà in questa tipologia di vita il futuro sicuro, e quindi per andare al ristorante sarà la stessa cosa, per andare al treno ancora più facile, per i metro ancora più facile, per gli aerei ancora più facile, per i supermarket, per i centri commerciali e per gli ospedali. Basterà avere uno di questi qui ben aggiornato e voi potrete entrare senza nessun servizio. Quindi tutte le tasse che avete pagato fino adesso, tutte le tasse che hanno pagato anche i vostri nonni, i vostri genitori, con le quali sono stati costruiti gli ospedali che voi vedete oggi, lo dico per le nuove generazioni che forse non hanno capito come sono stati costruiti con i soldi dei vostri genitori, dei vostri nonni, dei nonni dei vostri nonni. Tutto quello non è più di vostra proprietà, non potete più usufruirne se voi non vi piegate al volere delle 3 più grandi ditte farmaceutiche del pianeta, che in questo momento decidono della vostra vita, delle vostre società, dei vostri diritti e dei vostri doveri, e soprattutto decidono delle vostre abitudini quotidiane. Alla prossima!